Ciao a tutti e benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Se è la prima volta che passate di qui, un benvenuto speciale. Oggi entriamo in un argomento che ha acceso le vostre chat e i vostri DM. Una trama che tanti stanno seguendo con il fiato sospeso. La cosiddetta guerra civile di Cane. Amici o rivali? È questa la domanda che proveremo a sciogliere, addentrandoci nei piani più sottili di una dinamica che, attorno a Gökberk YLDRM e Cemre Arda, ha preso pieghe inattese. Prima di iniziare a districare questo intrigo, un promemoria: se non siete ancora iscritti, è il momento giusto per farlo e attivare le notifiche. Fidatevi, abbiamo materiale piccante e analisi che vanno oltre la superficie, soprattutto ora che le mosse di Gökberk e Cemre sono osservate con la lente di ingrandimento. Da settimane seguiamo da vicino l'oscillazione del loro rapporto, tra amicizia, ambizione e quel terzo elemento che molti di voi, con un pizzico di ironia, chiamano Kane. No, non parliamo di scontri armati, ma di quella tensione palpabile che in certi momenti sembra superare la soglia della sana competizione, come se la complicità si fosse travestita da sfida, o viceversa. La domanda chiave resta: è ancora una corsa parallela e rispettosa, o siamo davanti a un braccio di ferro silenzioso in cui ognuno cerca la propria supremazia? Oggi metteremo in fila indizi, momenti chiave, possibili motivazioni e persino influenze esterne che potrebbero alimentare la situazione. Le origini di una dinamica complessa. Partiamo dall'inizio. Com'è nato tutto questo? È un dato di fatto che i nomi di Gökberk YLDRM e Cemre Arda risuonino forte, non solo per i progetti a cui hanno prestato il volto, ma anche per le interazioni che abbiamo osservato. All'inizio sembravano una coppia di ferro, una squadra, o almeno così l'abbiamo percepita in tanti. Palchi condivisi, eventi mondani, interviste incrociate, foto sorridenti e scambi social pieni di quella complicità fresca che ti fa pensare: sono inattaccabili. Il mondo dello spettacolo, però, è una fucina di aspettative e pressioni. Il successo porta luce ma anche ombre, riconoscimenti ma pure confronti spietati, e a volte la sfida per restare in alto sbriciola anche le certezze più solide. In quel contesto, pure i legami più forti vengono messi alla prova. I primi segnali, voci, rumor, piccole frizioni. Uno dei segnali che qualcosa stesse cambiando è arrivato quando hanno iniziato a filtrare i rumor. E sapete com'è con i rumor: a volte fumo senza arrosto, altre volte mezza verità o la punta di un iceberg. Qui il chiacchiericcio puntava su gelosie professionali, su opportunità contese, su incomprensioni gonfiate dall'eco dei social. Si è parlato di conversazioni private trapelate, di un progetto ottenuto da uno e bramato dall'altra, di un clima improvvisamente meno cooperativo. C'è stato persino un passaggio che ha fatto discutere. In un'intervista, qualcuno ha citato Kerquerema che avrebbe parlato di Cane con grande rispetto ma con una cautela quasi chirurgica, come se dietro a quelle parole levigate ci fosse un non detto. Chi conosce il retroscena sa interpretare quel tipo di diplomazia. È il linguaggio di chi difende l'immagine senza scoprirsi troppo. In mezzo a tutto questo, alcuni fan hanno iniziato a usare 3 etichette come mappa del labirinto: Kerem, Ande e Kane. 3 nomi diventati, nel gergo della community, i 3 poli di questa storia. Kerem per i momenti di sinergia perfetta, Ande per le scelte strategiche che allontanano, Kane per la scintilla della competizione pura. E quando Gökberk e Cemre apparivano nello stesso frame, ognuno si divertiva a indovinare quale polo stesse dominando la scena. Social media, il campo di battaglia digitale. È lì che la rivalità non dichiarata si rivela nei dettagli. Post, like, stories condivise o mancate, menzioni, tutto racconta. All'inizio era un fiorire di commenti affettuosi, battute d'intesa, foto dal backstage con didascalie piene di complicità. Col passare dei mesi, però, quel calore è diventato misurato. I like sono rimasti, ma più centellinati. Le menzioni? Meno spontanee, più strategiche. Le celebrazioni incrociate nelle date importanti, un tempo immancabili, sono diventate rare, e quando arrivano, hanno il tono elegante della cortesia, non quello travolgente della gioia condivisa. È come se fossero stati innalzati muri digitali, niente fratture clamorose, ma neanche quell'apertura spiazzante che di solito distingue le amicizie vere. L'ambivalenza dell'amicizia nello showbiz. Qui la domanda brucia: dov'è la linea che separa l'amicizia dalla convenienza? Nel nostro ambiente le due cose si toccano spesso.
È possibile che un legame autentico ci sia stato davvero e che le pressioni, la scarsità di ruoli giusti, i riflettori puntati e la paura di crollare abbiano consumato pian piano quel capitale emotivo. È anche possibile che parte della tensione sia stata cavalcata dai media, perché, diciamolo, i giornali e il pubblico si innamorano del conflitto e l'industria sa bene come alimentarlo. Ma il numero di episodi, le percezioni condivise da tanti fan e l'evoluzione costante delle interazioni fanno pensare che sotto la patina promozionale ci sia qualcosa di reale, più profondo di una semplice strategia. Progetti, opportunità e la tensione di fondo. Passiamo ai lavori recenti. Quando Goldberg e Cemre hanno condiviso scena e set, cos'è successo? Nessuno mette in discussione la loro professionalità, la loro presenza, la chimica sullo schermo. Eppure, come si inserisce Kane in tutto questo? Quando quell'energia terza non è coinvolta, le cose scorrono più lisce, o la sua assenza pesa come un silenzio? E se, al contrario, quell'energia si presenta in altri progetti, si percepisce una competizione diretta per attenzione, risorse, oppure per il tipo di ruoli offerti? Sono domande che ci avete posto più volte e che abbiamo provato a decifrare leggendo tra le righe delle scelte e delle tempistiche. C'è chi sostiene che la strategia vincente di uno dei due sia stata distinguersi a ogni costo, anche se questo ha comportato una distanza più fredda dall'altro. C'è chi vede nell'altro la spinta alla leadership professionale, con il partner emotivo a muoversi tra equilibri instabili, cercando di non bruciare ponti. Se proviamo a sovrapporre la solita griglia con i 3 nomi che circolano tra i fan, vediamo scene già note. Quando prevale Kerem, Gökberk YLDRM e Cemre Arda sembrano un'orchestra, sguardi che si parlano, battute colte al volo, foto che raccontano confidenza viva. Quando entra in campo Hande, i toni si fanno formali, conferenze ben gestite, risposte impeccabili, ma poche crepe. E quando domina Kane, il duello è sottile. Chi ruba la scena? Chi detta l'agenda? Chi fa la mossa che tutti commenteranno? In questo puzzle, anche un'intervista neutra può diventare un manifesto. Un sorriso trattenuto, un no comment studiato, una pausa più lunga del solito, dettagli che l'audience registra con precisione. La percezione pubblica e gli indizi accumulati. Ricordiamoci che ciò che vediamo è solo la punta, non sappiamo cosa accade nelle loro case, nei corridoi dei set, nelle conversazioni che restano fuori campo. Le apparenze sono un'arte, e chi vive di immagine sa scolpirle bene. Eppure, mettendo insieme gli indizi, dalle interviste alle storie, dagli sguardi sul red carpet alle scelte di promozione, la figura che ne esce suggerisce che la parola rivali oggi descriva più fedelmente il loro equilibrio. Non significa odio, non significa desiderare il fallimento dell'altro. Significa che l'ambizione personale ha preso il volante. In un mercato così affollato, distinguersi non è un capriccio, è una necessità. E quando un malinteso non chiarito si somma a un'occasione sfumata, quando un complimento arriva troppo tardi o una telefonata non arriva affatto, la complicità iniziale può raffreddarsi. Resta il rispetto dovuto, quella cortesia che il sistema impone, ma l'amicizia, nel senso pieno del termine, sembra essersi fatta più distante. Si potrebbe parlare di rivalità strategica. Ognuno percorre la propria strada, scegliendo di incontrarsi solo quando conviene, nei momenti in cui l'immagine pubblica lo richiede. Questa guerra civile non è fatta di colpi bassi in diretta. È una partita silenziosa che si gioca sui set, sotto i flash, nelle timeline. È una danza di posizionamento, di attenzione, di percezione. E chi guarda, voi, noi, tutti, diventa parte del campo di gioco, perché ogni like, ogni commento, ogni visualizzazione sposta l'ago della bilancia. E le famose conversazioni private trapelate? In tanti giurano di aver visto frammenti, messaggi, screenshot. Come sempre, prudenza, nell'era dei montaggi è facile costruire castelli d'aria. Ma è altrettanto vero che certe scelte successive fanno pensare a reazioni reali a fatti precisi. Un invito declinato all'ultimo, una comparsata mancata, un'intervista fissata in contemporanea a un evento dell'altro, sequenze che, viste isolatamente, dicono poco, messe in fila, raccontano una regia. E qui torna quel nome storto che ha fatto sorridere e discutere, Kerquerema. Lapsus? Pseudonimo? Semplice refuso di chi ha riportato? Qualunque sia la verità, il punto non cambia. Qualcuno ha parlato di cane con misura estrema, come se il tema fosse infiammabile. Intanto,
il pubblico prende posizione. C'è chi tifa perché l'asse torni saldo, chi preferisce vederli sfidarsi a viso aperto, chi immagina una reunion che faccia impazzire gli ascolti. E in tutto questo, Gökberk YLDRM e Cemre Arda continuano a lavorare, a presentarsi, a rispondere con il mestiere di chi conosce le regole. Ma ogni tanto scivola un dettaglio rivelatore, una didascalia più fredda, una distanza nel red carpet, una standing ovation applaudita senza l'abbraccio di un tempo. Sono ombre e luci che compongono una fotografia cangiante. Resta la questione più affascinante, e se parte di quel che vediamo fosse anche un gioco di specchi? Non per forza costruito a tavolino, ma incorporato nella narrazione di due artisti abituati a trasformare vita e scena in un unico racconto. L'ambizione non è un delitto, la strategia non è un tradimento. Però l'amicizia, per resistere, chiede spazio, sincerità, rischio. Se questi ingredienti mancano, la relazione scivola naturalmente verso la rivalità. E qui, come abbiamo provato a mostrarvi, gli indizi parlano chiaro. E voi, come la vedete? C'è ancora spazio per l'amicizia tra loro, o la parola chiave ormai è competizione? La vostra opinione è fondamentale per noi di Stelle Turche Rivelate. Avete visto momenti che vi hanno fatto cambiare idea? Dettagli che magari ci sono sfuggiti? Raccontateci tutto nei commenti. In sintesi, abbiamo ripercorso la traiettoria tra Gökberk YLDRM e Cemre Arda, leggendo i segnali nelle apparizioni pubbliche, nei social, nelle scelte dei progetti, nell'eco della stampa. La nostra conclusione, basata su ciò che è visibile, è che oggi la spinta a primeggiare abbia spostato l'ago verso la rivalità, più che verso una solida amicizia. Ma la storia non è finita, bastano una decisione coraggiosa, un gesto non calcolato, un dialogo vero per capovolgere il finale. Fateci sapere se per voi prevale Kerem, se sta vincendo Hande o se tutto dipende da Kane. Amici o rivali? Il campo, adesso, è vostro. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi segue questo mondo e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci vediamo nel prossimo contenuto, sempre qui, dove ogni dettaglio conta e ogni silenzio racconta.